linguaggio e in questo ingresso nel linguaggio perde un qualcosa nella propria definizione. Una cosa mancante che lui chiama oggetto. Ho un po' un'idea che ci sia una parte del mancante non tanto nell'aspetto simbolico, ma è nella scorza del linguaggio, cioè nella parola detta. Grazie per essere intervenuti. Volevo innanzitutto ringraziare il Conservatorio di Bologna perché ho insegnato in questo istituto nei 5 anni passati e quindi questo concerto è un saluto che faccio con tanto affetto e tanta emozione. L'enigma di Turandot, a mio avviso, è quello che ci ha lasciato Puccini. Come fa Turandot a ricevere questa perfusione di questo amore di Liu che dovrebbe arrivare e sciogliere questa principessa di ghiaccio? Lezio Difficilior vuole che probabilmente Puccini, al termine della sua vita, non ha trovato la energia per capire come può succedere che Turandot, che è il simbolo del matriarcato, la luna è il suo astro, come può Turandot invece diventare donna del patriarcato come Liu, che è specchio del desiderio di Calaf e basta, vive perché la definisce Calaf e basta. Puccini ci ha lasciato con questo enigma. Io non ho alcuna presunzione di risolverlo, voglio semplicemente fotografare un aspetto di Turandot.
obbligati ad andarsene. Ciò che fa vivere quest'amore è una scelta, sì o no, una o due, esterna. Questa scelta, uno o due, che fa? Non c'è, Inizio dei violoncelli del Tristano, piccolo frammento, lettera A, dopodiché l'esecutore può scegliere in base alla sua condizione emotiva, se si sente più carica o ha bisogno più di un momento di riposo, se andare al frammento scritto sopra B oppure al frammento scritto sotto C. È l'esecutore a decidere quale delle 144 possibili versioni dare. Rondine è un'opera bellissima, è il sequel di Bohème in realtà. Si chiama Magda, questa protagonista, non è più una ragazza, ma canta anni e anni e anni con questo ricordo di questo amore una sera, di questo giovane studente che baciò in bocca in una sera in cui si sono conosciuti in un locale, e ancora questo ricordo della spensieratezza dell'amore spensierato, semplice, di gioventù che lei ha un po' messo da parte. Poi c'è questo aspetto in qualche modo consolatorio della parola, l'amico che si mette al pianoforte. Per descrivere questa cosa possiamo dire i sogni nel cassetto fanno la muffa. E voi sentirete questa ossessione, questa notina ribattuta, che è questo pensiero di Magda che è rimasto lì, e anche tutti i condimenti intorno.
Arianna soffre perché la definizione di sé è legata a questa cosa stupenda che esisteva, che non c'è più, che era il blocco unico, Teseo Arianna, non la fa andare avanti. E esordisce dicendo c'era una cosa stupenda, si chiamava Teseo Arianna col trattino, una cosa unica. Arriva in quest'opera assurda che è la Flaxus Zerbinetta col suo seguito di maschera, guarda, non c'è niente da fare. C'è una frase importante, dice prova con la musica. Questo ingresso della musica alla fine trova Bacco che arriva, riesce finalmente a vivere il suo amore. Che è il più cameristico dei 5 strumenti soli, e però c'è un modo di prendere in mano la chitarra in qualche modo, non voglio dire viscerale, però comunque spontaneo, non troppo ragionevole. Che si trova è ispirato dall'opera Re Ruggero di Szymanowski. In realtà il personaggio a vivere i conflitti è più quello maschile, è proprio Re Ruggero piuttosto che sua moglie Roxana, la quale il conflitto lo risolve subito, più che altro aiuta il marito nella sua evoluzione. Alla corte di Re Ruggero II arriva durante una celebrazione del rito ortodosso di questo Agios Kyrios Deus Sabaoth. Arriva questo pastore che ha
che Bacco, un altro dio, in un contesto monoteistico, c'è qualcosa che non quadra. Bacco sostanzialmente con la sua sola presenza attira un seguito di persone. Roxana è subito presa da questa libertà. Il Bacco aiuta Ruggero a liberarsi, a vivere più liberamente il suo assieme al rito, assieme all'unico frammento melodico che è un vocalizzo che fa Roxana prima della sua aria, sentirete Yoli Elham Elohim Elohim Alpanar, cioè un testo in ebraico nella cantillazione di tradizione askenazita di un pezzo della Bibbia che dice non avrei altro Dio di fuori di me. Questo pezzo viene completamente sfasciato nel suo suono di questa parola e diventa, va bene, una parola di cui resta la scorza.